Nell'era di schermi luminosi, un ragazzo imparò a vedere attraverso lo schermo più antico, quello dell'ostia consacrata, e scoprì che in quel piccolo cerchio di pane c'era l'intero universo. Carlo Acutis nacque tra i grattacieli di Londra, ma il suo destino era più alto di qualsiasi edificio. Battezzato nella chiesa di Our Lady of Dolor, il suo viaggio iniziò tra gocce d'acqua che contenevano oceani di grazia. Crescendo a Milano, Carlo trovò due fonti di luce, quella fredda dello schermo e quella calda del tabernacolo. Per molti erano opposti. Per lui erano due modi per cercare la stessa verità. Mentre i compagni giocavano in cortile, lui faceva una scoperta rivoluzionaria. Nell'ostia c'era un amico che lo conosceva da sempre. Non imparò a credere, riconobbe. A 7 anni, ricevendo per la prima volta l'Eucaristia, trovò la stella polare della sua vita e coniò la frase che lo avrebbe definito per sempre: l'Eucaristia è la mia autostrada per il cielo. Mentre i coetanei dormivano, lui costruiva la sua giornata intorno a un appuntamento. Non come dovere, ma come bisogno. L'Eucaristia non era una pratica, era il cuore pulsante della sua esistenza. A 14 anni preparava i bambini alla cresima. I testimoni ricordano, spiegava con una chiarezza disarmante. Non insegnava dottrina, condivideva un incontro. I compagni testimoniano, metteva le sue capacità informatiche a disposizione di tutti, sempre disponibile. La sua santità era servizio concreto, competenza donata gratuitamente. Ad Assisi trovò un fratello maggiore che aveva parlato al suo tempo con il linguaggio della povertà. Carlo capì. Lui doveva parlare al suo tempo con il linguaggio dei pixel. Stesso messaggio, nuove parole. La sua fede non conosceva compartimenti stagni. Viveva nei mezzi pubblici, nelle pause, negli spazi di nessuno. Dimostrò che la preghiera non ha bisogno di chiese, ha bisogno di cuori aperti. Usava i suoi risparmi per senzatetto e immigrati. Ma il miracolo non era il denaro, era la condivisione. Per Carlo, la carità senza relazione non era carità, era elemosina. Rubava ore al sonno non per giocare, ma per costruire ponti. 136 miracoli eucaristici documentati dalla Chiesa, raccolti, organizzati. Voleva che la sua generazione sapesse: Dio non ha smesso di fare miracoli. La diagnosi arrivò come un terremoto. Leucemia promielocitica acuta M3, la forma più aggressiva. Ma Carlo aveva costruito la sua casa sulla roccia, non crollò, si affidò. Offro tutte le sofferenze che dovrò patire al Signore, per il Papa e per la Chiesa, per non fare il purgatorio e andare dritto in paradiso. Trasformava la sofferenza in preghiera, il dolore in offerta. Medici e infermieri testimoniarono. La sua accettazione edificava tutti. Il letto d'ospedale divenne la sua cattedra più alta, la sofferenza la sua omelia più eloquente. L'ultima comunione. Non un addio, ma un arrivederci. L'autostrada si era accorciata. La meta a un respiro di distanza. Il viatico non era per il viaggio, ma per l'arrivo. Alle 6:45 del 12 ottobre 2006, Carlo non morì. Semplicemente, imboccò definitivamente l'autostrada che aveva visto da bambino. Non sparì, si rivelò. Al suo funerale, molti capirono di aver conosciuto non un compagno, ma un testimone. E un testimone, anche quando se ne va, lascia un seme che inizia a crescere. Volle riposare nella città di Francesco. Oggi i giovani lo cercano qui, riconoscendo in lui un fratello che parlava la loro lingua, ma indicava una meta più alta. Il primo miracolo riconosciuto. Un bambino brasiliano guarito da malformazione pancreatica incurabile. I consulenti medici vaticani. Guarigione rapida, completa, duratura, scientificamente inspiegabile.
Beatificato nel cuore della pandemia, diventò luce quando il mondo aveva più bisogno di luce. Il ragazzo che usò internet per evangelizzare, ora veniva proclamato beato mentre il mondo era connesso come mai prima. Trauma cranico gravissimo, prognosi riservata. Una madre in treno verso Assisi, una preghiera semplice. E ancora, Carlo il connettore unisce una disperazione terrena a una speranza celeste. Carlo Acutis, primo santo pienamente dell'era digitale. Nato con internet, morto prima dei social media, ma che seppe usare la tecnologia non per chiudersi nel virtuale, ma per aprire al divino. L'autostrada di Carlo non si è spenta, si è moltiplicata. In ogni ostia, in ogni giovane che scopre che Dio abita la normalità. È un fratello che ci indica la via. L'Eucaristia è la mia autostrada. Può diventare anche la nostra. Scegli di essere originale. Scegli l'autostrada per il cielo. Perché l'anima non si clona, si crea. Eucaristia dopo Eucaristia. Come insegnò Carlo.